Ci stiamo avvicinando a quel periodo magico dell'anno, il colore della maglia dovrebbe farti capire qual è, per cui se sei una persona che ama realizzare a mano i regalini, i pensierini da dare alle amiche e agli amici per Natale, questo è il video per te. Qui troverai 10 idee da cucire, facili da realizzare, alla portata di tutti. Qui sotto comunque nella info box sotto il video ti lascerò il link agli altri due video che ho già realizzati a tema Natale 1 e Natale 2, dove troverai delle altre idee, tutte carinissime. Allora, alcune di queste idee le ho già realizzate, ho già fatto il tutorial, te lo metto qui sotto nel video, per cui vai a vedere come si realizza. Altre invece sono nuove, le troverai qui come tutorial breve, veloce, perché sono comunque molto facili da realizzare. Per l'amica, l'amico viaggiatore, delle semplici trousse carine, magari con delle stoffe particolari e con una frase ad effetto specifica per la persona che la caratterizza, e quindi un regalo davvero utile perché tutti abbiamo bisogno di trousse e carino e simpatico. Poi per l'amica che è sempre in giro con qualcosa da portare, questa borsa origami bag è davvero particolare perché è in una specie intrecciata, quindi potresti realizzarla con una stoffa speciale nel colore preferito della tua amica oppure una cosa particolare, ed è sempre sicuramente un regalo utile e da tenere anche in macchina quando vai a fare la spesa all'ultimo momento e non sai dove mettere le cose. Poi abbiamo per l'amica freddolosa la sciarpa triangolare, molto carina, fatta in due tessuti, uno morbido e l'altro più ad effetto. Si lega così, anche questo ho già fatto il tutorial, è bello, è un regalo carinissimo e sicuramente per la prossima stagione più fredda è sicuramente apprezzato. Poi per l'amico, per gli amici, per i figli, due federe o una federa singola realizzate magari con un tessuto particolare a tema, piuttosto con i colori che si intonano nella camera, un regalo carino, particolare, inusuale e si realizza molto velocemente. Ti lascio anche qui il link per i video tutorial delle federe. Di nuovo troviamo il cerchietto turbante per l'amica quella fashion che ama portare questi cerchietti. È molto semplice da realizzare, lo puoi fare in un tessuto cangiante, più per la stagione o più ad effetto, in raso o meno. È sicuramente molto carino e pratico. Io non li uso, però mi piacciono moltissimo. Ho bisogno di due pezzi di stoffa con queste lunghezze e un pezzo più piccolo di 27 cm x 8. Dopodiché ho bisogno di un elastico della lunghezza di 16 cm, alto circa 2. Inizio ripiegando i due pezzi di stoffa diritto contro diritto e facendo una cucitura sul lato lungo e anche della parte più piccola. Puoi utilizzare la tagliacuci oppure la macchina normale con un punto anche diritto. Dopo che hai cucito tutti e tre i tubolari, li risvolti e posizioni la cucitura esattamente al centro del tubolare, nella sua metà. Dopo che l'hai posizionata nel centro, puoi cucire anche tutti i lati corti dei due pezzi più lunghi. Questo invece lo lasci aperto perché andrai ad inserire dentro l'elastico. Cuciamo quindi i lati corti dei due pezzi più lunghi, poi prendo uno spillo da baria, inserisco l'elastico all'interno del mio tubolare più piccolo, anche qui la cucitura va posizionata al centro. Fisso l'elastico con degli spilli laterali e vado a fare una cucitura per fissarlo in maniera definitiva. Il nostro elastico è già pronto. Ho cucito i lati corti, posizionato la cucitura al centro. Adesso piego una delle mie due strisce con la cucitura al centro, faccio combaciare i due margini uno sopra l'altro, prendo il mio elastico e lo posiziono con la faccia dritta, quella bella, verso il basso e la cucitura verso l'alto. I margini contro i margini, vado a chiudere i due lembi del rettangolo sotto, così, e faccio una cucitura per tenere fermo l'elastico. E una parte è già fatta. Quando lo risvolto sarà tutto verso il diritto, non si vedranno le cuciture. Vado piano perché ci sono diversi strati di tessuto, vado avanti e indietro per fissarlo in maniera più solida. Adesso inserisco l'altro rettangolo all'interno di quello che ho appena cucito, la parte con le cuciture è sempre all'interno, quindi non visibile.
Posiziono il mio elastico, anche qua con la cucitura verso l'alto, margini contro i margini, faccio combaciare bene tutte le linee, lo posiziono al centro con la cucitura verso l'altro, anche qui lo chiudo destra e sinistra e vado a fare una cucitura con un punto diritto, anche qua doppia, e la mia fascia è già pronta, carinissima. Per il ragazzino, la ragazzina, il portacuffie, anche questo realizzato con un tessuto speciale. Qua ci sono i disegni delle funzioni della matematica, quindi richiamano la scuola. Con il gancetto lo puoi attaccare allo zaino, e se non hanno le cuffie va bene anche per l'abbonamento dell'autobus, per gli spiccioli, è davvero sempre utile, anche questo super easy da realizzare. Per fare questo progetto ho bisogno di 2 piattini del caffè, dal quale ricaverò 2 cerchi sopra di un tessuto e altri 2 cerchi sopra un altro tessuto che sta bene insieme al primo. In totale quindi avrò 4 cerchi più un piccolo rettangolo per fare il laccino, una cerniera e un gancetto se voglio. Piego i 2 cerchi della parte alta a metà, come nel video, li posiziono con uno spillo sopra la cerniera, uno di fronte all'altro, quindi chiudo la cerniera per aiutarmi e li posiziono esattamente uno di fronte all'altro con uno spillo. Utilizzo poi il piedino specifico della cerniera e vado a fare una semplice cucitura con un punto diritto sopra il primo semicerchio per fissarlo alla cerniera, e poi posiziono anche l'altro e lo cucio esattamente di fronte. Vado poi a fissare le 2 estremità con una cucitura con un punto diritto da entrambi i lati, poi prendo il mio rettangolino, lo piego 2 volte su se stesso fino a formare un nastrino, per così dire, circa di mezzo centimetro, 1 centimetro, quanto largo desidero, e faccio un punto diritto sul lato lungo, quello che era aperto. Anche questo può avere più una lunghezza variabile a seconda dei vostri gusti. Poi lo piego a metà, lo posiziono da un lato della cerniera, un'estremità, e lo cucio sopra con un punto diritto. La cerniera è già cucita, a questo punto taglio l'estremità delle cerniere, quelle in eccesso, e posiziono i 2 cerchietti messi rovescio contro rovescio sopra la parte alta di questo cerchio che ho appena cucito, e faccio un punto diritto tutto intorno, e poi posso andare a cucire il margine dopo aver tagliato l'eccesso, rifinirlo con uno zig zag. In pratica il nostro portacuffiette è già pronto, quindi non mi resta che rivoltarlo, fare bene uscire i margini, stirarlo, aggiungo un gancetto e è già pronto per portare le mie cuffiette. Un lavoro davvero semplice. Per l'amica che ama leggere o l'amico, che ne dici di regalargli un libro e magari una storia romantica se è una persona romantica, e poi questo carinissimo segnalibro, semplicissimo, realizzato con un tessuto in pizzo elasticizzato, decorato con un bottone qui, ma potresti decorarlo anche con un fiocchetto, con qualcosa di carino. È un binomio davvero carino. Questo libro tra l'altro è bellissimo, i 5 rimpianti più grandi che abbiamo, e quindi meglio non avere rimpianti ma piuttosto rimorsi, e vi consiglio quindi anche di leggerlo. In questo caso mi serve un nastro elasticizzato di pizzo, lo taglio della lunghezza del mio libro o di un libro generico, una lunghezza generica diciamo, fisso le estremità una sopra l'altra e vado a fare uno zig zag o con un punto diritto. Cucio un bottone decorativo, un fiocchetto, e il mio segnalibro è già pronto, davvero facilissimo. Per l'amica o l'amico che amano invitare persone a cena, che ne dici di sottobicchieri, anche questi realizzati con un tessuto speciale, particolare, semplici anche questi da realizzare, ne puoi farne tanti, li puoi fare anche con i nomi, se li regali a una famiglia, con i nomi specifici della famiglia, se è la macchina da cucire che ricama, anche questo è particolare e semplice.
Ecco qua, scelgo 2 stoffe diverse, prendo il mio solito piattino da caffè e taglio quanti cerchietti desidero per fare i sottobicchieri. Io ne ho fatti 6. Quindi ho preso 6 di un tipo, 6 di un altro, poi mi serve la fliselina per dare rinforzo a un lato, quindi la posiziono sul rovescio di una delle 2 stoffe e poi posiziono, una volta che l'ho stirato, diritto contro diritto i 2 cerchi, faccio una cucitura con un punto diritto lasciando un'apertura per poter risvoltare. Quindi stiro la fliselina, faccio la cucitura con un punto diritto mantenendomi alla stessa distanza, quindi facendo un cerchio quanto più preciso possibile, rivolto il mio sottobicchiere, faccio uscire bene i margini, mi aiuto con le forbici, con una penna, con una matita, lo stiro bene e la ultima parte rigiro i margini verso l'interno e li cucio a mano con un punto, diciamo, invisibile. E i miei sottobicchieri sono già pronti, decorativi, belli, particolari. In tema di cellulari, questo io lo adoro, infatti lo uso tantissimo per appoggiare il cellulare, comodissimo, soprattutto per chi segue i tutorial della Dolce Area. Per gli altri tutorial no, però per quelli della Dolce Area va benissimo. E piuttosto chi segue le ricette mentre cucina, non sai mai dove, mia figlia quella, e sempre che ha una mano tiene il cellulare, nell'altra spadella, quindi adesso glielo regalerò e quindi finalmente potrà appoggiare il suo cellulare. Praticissimo, bello, facile. Per questo progetto ho bisogno di un solo pezzo di stoffa, un rettangolo di queste dimensioni, all'altezza di 14 cm, traccio una riga con la matita e a 2 cm di distanza un'altra riga sul rovescio come punto di riferimento. Qui andrò a fare delle cuciture. Chiudo quindi il mio rettangolo a metà e faccio una cucitura su 2 lati, quello corto e quello lungo. Li posso rifinire poi con uno zigzag con la taglia e cuci, ecco qui. L'ho risvolto, mando fuori bene gli spigoli. Dopodiché posiziono la mia cucitura che ho appena fatto esattamente dietro al centro. Adesso devo andare a fare una cucitura con un punto diritto all'altezza che avevo disegnato, lasciando un'apertura dove inserire il mio granulato o il riso o quello che volete, che andrà poi a riempire la mia base, quindi deve essere in qualche modo anche un po' pesante. Ho lasciato appunto l'apertura di circa 2 cm. Una volta riempito tutto lo vado a chiudere a mano con un punto, perché ho provato con la macchina ma non si riesce, appunto perché c'è il riso dentro. L'ho fissato a mano, quindi faccio questa seconda cucitura nel punto che avevamo visto prima, tutta intera, sempre con un punto diritto, e adesso vado a cucire a mano con un punto invisibile la parte bassa, lasciando un'apertura dove inserire di nuovo il mio granulato, il mio riso. Procedo quindi con la cucitura invisibile a mano, unendo i 2 lembi. Lasciata l'apertura la riempio con il mio granulato e poi la fisso sempre con un punto invisibile. Il nostro portacellulari è già pronto, fantastico. Infine la borsa porta, cioè il cuscino, è un cuscino questo, qua dentro c'è il cuscino, e con la tasca davanti, quindi ci puoi mettere una rivista, ci puoi mettere il libro piuttosto che il cellulare, quindi se vai al parco, l'amica che va al parco a leggere, a fare il picnic, piuttosto che quella che va a fare yoga, ci mette anche il suo tappetino e vai al parco. Anche questo è realizzato con un tessuto speciale, un insieme di tessuti particolari, e lo trovo un regalo davvero particolare ed inusuale. E dopo essere stati disturbati dal campanello, tra l'altro ho appena spedito dei tessuti a una di voi, e io vi ringrazio per aver seguito questo tutorial, spero che le idee ti siano piaciute, fammi sapere cosa realizzerai e per chi, e noi ovviamente ci vediamo al prossimo video. Ciao!